C'è un momento nella vita di ognuno di noi in cui ci fermiamo e guardiamo il nostro quotidiano ripetersi. Sveglia, lavoro, casa, sonno. E poi di nuovo. E ancora. Come un masso che spingiamo su per una collina solo per vederlo rotolare giù. Ma cosa succede quando questa condizione, anziché subirla passivamente, la guardiamo dritto negli occhi e la facciamo nostra? Nel profondo del Tartaro, il più astuto dei mortali ci ha lasciato questa lezione. Oggi ti racconto la storia di Sisifo, l'uomo che sfidò gli dei, imprigionò la morte stessa e trasformò la più terribile delle punizioni nella più sublime delle ribellioni. Ringrazio gli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo Felice, Lucio, Mina e Ian con mamma Chiara. Grazie anche a Denise, Dalila e Ferdinando, ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Maria Chiara, Roberto e Jimbo e infine ad Alessia, Raul, Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questa puntata non può che essere dedicata a Sisifo Felice. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 220. Il Tartaro non basta. Sisifo, l'indomabile. Negli abissi più profondi del Tartaro, un uomo spinge un masso su per un pendio. Non è solo la fatica fisica quella che vedi sul suo volto, è la determinazione di chi, anche nella punizione eterna, non si arrende al proprio destino. È Sisifo, il più scaltro tra i mortali, colui che osò sfidare non una, ma ben 2 volte la morte stessa. Non lontano da lui, Tantalo cerca inutilmente di afferrare frutti che gli sfuggono, mentre la ruota infuocata di Sione continua il suo giro eterno. Ma c'è qualcosa di diverso nella pena di Sisifo, qualcosa che lo distingue dagli altri dannati del Tartaro. Mentre loro subiscono passivamente il loro tormento, lui continua a lottare, a pensare, a sfidare. Bisogna immaginare Sisifo felice, scrive migliaia di anni dopo Albert Camus. Per capire questa frase dobbiamo tornare all'inizio della sua storia, quando le mura di Corinto ancora si ergono bianche sul mare e un giovane re comincia a tessere la tela delle sue astuzie. Figlio di Eolo e nipote di Elleno, Sisifo appartiene ad una stirpe illustre di eroi mortali. Da suo padre non eredita poteri soprannaturali, ma un'indole versatile e ingegnosa. Corinto, la città che fonda e governa, sorge in una posizione strategica. Chi controlla l'Istmo domina i commerci tra il Peloponneso e la Grecia continentale. È un crocevia di mercanti, navigatori e viaggiatori, un luogo dove l'astuzia vale quanto l'oro. In quest'ambiente Sisifo affina la sua proverbiale scaltrezza, divenendo il più accorto tra i re mortali. Le fonti antiche ci dipingono un uomo dall'intelligenza straordinaria. Omero lo definisce il più sapiente e astuto dei mortali. Non possiede la forza bruta di un Eracle, né il coraggio guerriero di un Achille. Il suo è l'acume affilato di chi riesce a vedere oltre le apparenze, di chi trova sempre una via d'uscita anche dalle situazioni apparentemente senza speranza. Ti starei chiedendo, ma come si arriva da un astuto re
di Corinto a un dannato del Tartaro. Cosa può aver mai fatto di così terribile da meritare una pena eterna? La risposta inizia con una mandria di buoi e un ladro di vino. Questa è solo la prima delle molte sfide che Sisifo lancerà agli dei. Autolico, figlio del dio Hermes e della mortale Chione, unisce in sé la natura divina e quella umana. Dal padre olimpico eredita non solo l'astuzia, ma anche poteri soprannaturali. Tra questi, la capacità di trasformare l'aspetto degli animali che ruba. Sotto le sue mani i buoi bianchi diventano neri, quelli con le corna improvvisamente le perdono. Forte di questo dono divino, prende l'abitudine di razziare le mandrie nelle terre di Corinto, addentrandosi sempre di più, fino ad allungare le sue mani sugli armenti di Sisifo, sicuro che nessun semplice mortale possa contrastarlo. Sisifo, però, come ti ho detto, non è un mortale qualunque. Con un'intuizione geniale incide sotto gli zoccoli dei suoi buoi le parole «rubato da Autolico». Quando il ladro di vino torna a far razzia, come d'uso, trasforma il colore del mantello e la forma delle corna, ma ignaro della trappola, non cancella quelle impronte rivelatrici che gli animali lasciano nel fango. È il primo scontro tra l'intelligenza umana e l'astuzia divina e, sorprendentemente, è l'uomo a vincere. Il re di Corinto, tuttavia, non si accontenta di smascherare il ladro semidivino. Progetta una vendetta più sottile e personale. Mentre tutti i presenti assistono al processo di Autolico, Sisifo si intrufola nelle stanze private della sua dimora e incontra Anticlea, la bellissima figlia del ladro, già promessa in matrimonio al nobile Laerte di Itaca. Con le stesse arti persuasive che lo rendono un abile diplomatico, Sisifo seduce la giovane. Alcuni racconti parlano di un amore fulmineo, altri di un inganno ben orchestrato. Ciò che è certo è che da questa unione nasce un figlio. Le fonti antiche si dividono sul destino di questo bambino. Secondo Ferecide ed altri mitografi, quel neonato sarebbe proprio Odisseo, cresciuto poi alla corte di Itaca. Laerte, ignaro dell'inganno o forse semplicemente innamorato di Anticlea, lo avrebbe accolto come proprio figlio, allevandolo come legittimo erede. Questo spiegherebbe perché Odisseo erediti quella straordinaria astuzia che lo distingue da tutti gli altri eroi achei. Nel suo sangue scorrerebbe l'ingegnosità di 3 stirpi, quella divina di Hermes, quella di Autolico e quella di Sisifo. Altri autori, come Omero, mantengono invece la versione tradizionale della paternità di Laerte. Ciò che resta innegabile è che l'ombra di Sisifo aleggia sempre sulla figura del re di Itaca, tanto che in alcune tragedie greche, quando qualcuno vuole insultare Odisseo, lo definisce figlio di Sisifo. Questo primo successo contiene già i semi della futura rovina di Sisifo. Avendo dimostrato che l'ingegno umano può superare l'astuzia divina, sviluppa una fiducia eccessiva nelle proprie capacità. Questa audacia lo porta a sfide sempre più temerarie, fino a credere di poter ingannare la morte stessa. Un giorno, mentre contempla la sua città dall'Acropoli, nota qualcosa di strano. Il fiume Asopo, che dovrebbe scorrere placido in una valle poco lontana, è scomparso, lasciando il greto completamente prosciugato. Lo stesso giorno scorge un'aquila gigantesca sorvolare la città, con qualcosa o qualcuno tra gli artigli. Aguzza la vista. È una fanciulla che piange, disperata. Non ci vuole molto alla sua mente acuta per collegare gli eventi. Zeus, il re degli dei, ha rapito Egina, la bellissima figlia del fiume Asopo. La divinità fluviale, disperata, vaga per tutta la Grecia cercando tracce della figlia scomparsa. Quando giunge a Corinto, trova Sisifo che lo attende con un sorriso enigmatico sulle labbra. «So dove si trova tua figlia», gli dice il re, «ma la mia informazione ha un prezzo. La mia città ha bisogno di una fonte perenne d'acqua.
Ecco di nuovo l'astuzia di Sisifo all'opera. Baratta un segreto divino per un vantaggio terreno. Asopo accetta. Fa sgorgare una fonte cristallina sulla rocca di Corinto e Sisifo rivela che Zeus ha portato Egina sull'isola che da lei prenderà il nome. Quando Asopo riceve questa informazione, la sua furia paterna esplode in una tempesta di acque correnti. Immediatamente si lancia verso l'isola, con onde che si sollevano come montagne al suo passaggio. Zeus, avvertito da Hermes della furia del fiume, si trova improvvisamente in una situazione scomoda. Il sovrano dell'Olimpo può certamente sconfiggere Asopo, ma preferisce evitare uno scontro diretto che rischierebbe di attirare l'attenzione di Era. Nella sua infinita astuzia, opta per la via della metamorfosi. Quando vede arrivare Asopo, lancia nel cielo qualche fulmine per distrarlo e si trasforma in un enorme masso di pietra, immobile e apparentemente innocuo, sulla costa dell'isola. Asopo, giunto, cerca ovunque, ma non trova traccia di Zeus né di sua figlia. Stremato e sconfitto, torna al suo alveo, mentre il re degli dei riprende la sua forma divina, portando con sé Egina e concependo con lei Eaco, futuro re di Ftia, nonno di Achille. Torniamo a noi. È un momento cruciale nella storia di Sisifo. Ha appena tradito non un ladro divino o qualsiasi, ma il sovrano dell'Olimpo in persona. Peggio ancora, lo ha costretto ad una fuga umiliante e a nascondersi in forma di pietra. Un'offesa che Zeus non dimentica. La vendetta del re degli dei arriva, inesorabile e sottile, ma diversa da quanto ci si potrebbe aspettare. Nessun fulmine incenerisce Sisifo, nessuna punizione improvvisa lo colpisce. Il sovrano dell'Olimpo invia Thanatos, la morte in persona, a reclamare l'anima del troppo audace re di Corinto. Quando l'entità divina bussa alla porta del palazzo, invece dell'atteso terrore, incontra qualcosa di completamente imprevisto. Sisifo lo accoglie sorridendo, con l'atteggiamento di chi aspetta un vecchio amico. «Ah, finalmente!» esclama. «Stavo giusto provando queste nuove catene. Secondo le leggende sono talmente resistenti che nessun dio potrebbe spezzarle. Tu, potente Thanatos, dimostrerai certamente quanto sono fragili». È una trappola così evidente che solo un dio potrebbe caderci. Thanatos, punto nell'orgoglio, accetta di farsi incatenare per dimostrare la sua forza. Nel giro di un istante si ritrova immobilizzato. Sisifo ha appena imprigionato la morte stessa. Secondo alcune varianti del mito, Sisifo non si limita a far leva sull'orgoglio di Thanatos. Da consumato ingannatore conosce bene il potere del vino, dono di Dioniso che scioglie i freni e annebbia il giudizio. Prima di mostrargli le catene, offre a Thanatos coppe generose di vino, fingendo ospitalità, mentre prepara la sua trappola. Thanatos, la cui natura immortale lo rende cieco alla cautela dei mortali, beve fino a che i suoi sensi si offuscano, rendendo ancor più facile per Sisifo incatenarlo. Questa astuzia riecheggia poco tempo dopo nelle gesta di un altro celebre ingannatore, Odisseo. Non è forse una curiosa coincidenza che l'eroe dell'Odissea, che, come detto, alcuni antichi considerano il figlio biologico di Sisifo, usi proprio il vino per accecare il ciclope Polifemo? Come il presunto padre, anche il re di Itaca sa trasformare una bevanda conviviale in arma letale contro un avversario superiore. Il sangue di Sisifo, che sia reale o solo metaforico, sembra scorrere potente nelle vene dell'uomo dal multiforme ingegno. Ma torniamo a noi e alla morte incatenata. Le conseguenze sono immediate e catastrofiche. Senza Thanatos a reclamare le anime dei morenti, nessuno può più morire. I feriti in battaglia continuano dolorosamente a vivere nonostante le ferite mortali. I malati agonizzano senza trovare pace, i vecchi non riescono ad abbandonare i loro corpi consumati. Ares, il dio della guerra, è il primo a rendersi conto che qualcosa non va. In questo modo le sue battaglie perdono senso e il suo tributo ad Ade non viene soddisfatto. Furioso, si precipita a Corinto e libera Thanatos. Sisifo
viene immediatamente catturato e trascinato negli inferi. Prima di essere portato via, Sisifo riesce a sussurrare qualcosa all'orecchio di sua moglie Merope. Un'ultima istruzione, apparentemente insignificante. Non deve celebrare i riti funebri, non deve seppellire il suo corpo. È un dettaglio che può sembrare irrilevante a tutti, tranne che a lui, perché Sisifo, anche mentre viene condotto nel regno dei morti, e lo sottolineo, anche mentre viene condotto nel regno dei morti, sta già tessendo la trama del suo prossimo inganno. Una volta negli inferi si presenta davanti a Persefone, la regina dei morti. Il suo volto è una maschera di indignazione quando si lamenta di come sua moglie stia violando le sacre leggi degli dei, non dandogli sepoltura. Come può un'anima trovare pace, argomenta con voce accorata, se il suo corpo giace insepolto sulla terra? Ti prego, potente regina, concedimi 3 giorni per tornare nel mondo dei vivi, giusto il tempo di punire mia moglie per questa impietà e organizzare i dovuti onori funebri. Persefone, mossa a compassione, o forse, come suggeriscono alcune fonti, semplicemente curiosa di vedere come andrà a finire, gli concede il permesso di tornare sulla terra. 3 giorni, non un'ora di più. Ovviamente, promette Sisifo con un inchino rispettoso, tornerò immediatamente dopo aver sistemato questa vergognosa faccenda. Questo inganno si distingue nettamente dai precedenti. Scompare la sfacciataggine con cui aveva rivelato il segreto di Zeus, così come l'ironia beffarda usata per intrappolare Thanatos. In questa occasione Sisifo sfrutta le regole stesse del mondo dei morti, individuando le crepe in un sistema creato dagli dei medesimi che esigono che certi riti vengano effettuati. Tornato sulla terra, come già pensato, Sisifo ignora completamente la promessa fatta. Stringe a sé la moglie Merope, complice impeccabile in questo piano audace, e riprende la propria esistenza senza il minimo rimorso. Passano anni, poi decenni. Sisifo invecchia serenamente nel suo palazzo, godendosi quella vita che ha rubato agli dei con l'ingegno. Mentre altri tremano al pensiero dell'Ade, lui si permette persino di sorridere quando qualcuno gli ricorda la sua promessa non mantenuta a Persefone. Dopotutto, non è forse lui l'uomo che ha incatenato la morte stessa? Gli dei, tuttavia, posseggono l'infinita pazienza dell'immortalità, sanno attendere. E quando infine Thanatos torna a reclamare la sua anima, è più cauto, più determinato. Questa volta non ci sono inganni che tengano. Sisifo viene portato agli inferi, dove lo attende una punizione esemplare. I dei si riuniscono in consiglio per decidere quale tormento infliggergli. La punizione deve risultare esemplare, riflettendo perfettamente la natura dei suoi crimini. Zeus, con un sorriso enigmatico, suggerisce la sentenza finale: che Sisifo passi l'eternità a spingere un masso. Lo spingerà su per un colle nel Tartaro, e quando sarà sul punto di raggiungere la vetta, il masso rotolerà indietro. E così dovrà ricominciare, sempre di nuovo e ancora, senza fine. Osserva la perfetta simmetria di questa condanna. L'uomo che ha costretto Zeus a trasformarsi in pietra per sfuggire ad Asopo, ora è condannato a spingere eternamente un masso simile a quello. L'uomo che ha sempre trovato una via d'uscita, ora si trova in un ciclo senza via di uscita. L'uomo che credeva di poter superare in scaltrezza persino gli dei si ritrova intrappolato nell'inganno più crudele, una fatica infinita e priva di scopo. È una punizione che sembra cucita su misura per lui. L'uomo che ha sempre trovato una soluzione per ogni problema, ora è condannato da un compito eternamente irrisolvibile. La brillante mente che gli ha permesso di sfidare gli dei ora può solo contemplare l'assurdità del suo destino. Nella condanna di Sisifo emerge un elemento particolare, sorprendente, che non troviamo narrato nei testi classici, ma che Albert Camus, nel suo saggio del 1942, immagina con intuizione filosofica. Durante la discesa dal pendio, quando si prepara a ricominciare la fatica, mentre osserva il masso che l'attende immobile ai piedi della collina,
sul volto di Sisifo apparirebbe l'ombra inconfondibile di un sorriso. È questo momento, creato dalla mente del filosofo francese, che ha affascinato una miriade di pensatori. Cosa passerebbe per la mente di Sisifo in quella breve pausa tra una salita e l'altra? Perché nell'interpretazione camusiana sorride? Qui la visione di Friedrich Nietzsche sull'eterno ritorno offre una prospettiva illuminante sul mito di Sisifo. Per il filosofo tedesco, l'idea più terrificante e al contempo più elevata è quella di un universo ciclico in cui ogni istante, ogni scelta, ogni sofferenza e ogni gioia sono destinati a ripetersi infinite volte, identici in ogni dettaglio. E se un giorno o una notte un demone strisciasse furtivo nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse: questa vita, come tu ora la vivi e l'hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte, scrive nella Gaia Scienza. La reazione a questa rivelazione, secondo Nietzsche, rivela la vera natura di ciascuno. Chi si dispera di fronte all'eterno ritorno dell'identico è schiavo del proprio destino. Chi invece lo accoglie con gioia, trasformando il fu così in un così io volli che fosse, raggiunge la libertà suprema attraverso l'amor fati, l'amore per il proprio destino. In questa chiave di lettura, Sisifo incarnerebbe l'uomo che accetta pienamente il proprio destino, che dice sì all'eterno ritorno della stessa fatica, trasformando così la punizione divina in un'occasione di autoaffermazione. Non è più una vittima passiva degli dèi, ma un eroe che si riappropria della propria condizione attraverso la consapevolezza. È questa prospettiva che Albert Camus sviluppa nel suo celebre saggio. Per lui Sisifo incarna l'eroe dell'assurdo, l'uomo che in piena lucidità della sua condizione trasforma il suo supplizio in un trionfo. L'assurdo, nella visione camusiana, nasce dal divario insanabile tra il desiderio umano di chiarezza e razionalità e l'irrazionalità fondamentale del mondo. Di fronte a questa condizione, 3 sono le possibili risposte: il suicidio fisico, il suicidio filosofico, come un salto nella fede, o un sistema di pensiero che nega l'assurdo, o l'accettazione lucida dell'assurdo stesso. Sisifo sceglie quest'ultima via. Nella discesa dal monte, negli attimi che precedono la ripresa della sua fatica eterna, egli diventa pienamente consapevole della sua condizione. È in questo momento di coscienza, in questa pausa di riflessione, che Sisifo trascende il suo destino. La lotta stessa verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo, scrive Camus. Non è il raggiungimento dell'obiettivo a dare senso all'esistenza. La vetta non verrà mai davvero conquistata, ma la coscienza della propria condizione e la determinazione a viverla fino in fondo. Il sorriso di Sisifo è l'espressione di questa consapevolezza, di questa vittoria interiore sull'assurdità del suo destino. Il Tartaro custodisce molteplici dannati, ciascuno con la propria storia di audacia e caduta. Mentre Tantalo allunga invano le mani verso l'acqua che si ritrae e Issione gira sulla sua ruota infuocata, Sisifo continua a spingere il suo masso, rimanendo però l'unico a conservare nella sua pena eterna un bagliore di consapevolezza. Quando la vita ci schiaccia con la sua evidente insensatezza, con i suoi cicli ripetitivi e le sue fatiche senza scopo, ricordiamoci di Sisifo. Non è nella speranza illusoria di raggiungere finalmente la vetta che troviamo la nostra libertà, ma nel momento in cui, come lui, guardiamo lucidamente la nostra condizione e con suprema ribellione decidiamo di trasformare l'assurdo in dignità. In quel preciso momento, in quel preciso istante, anche noi, come l'antico re di Corinto, possiamo sorridere. Fatti sentire, la tua opinione conta e molto. Lascia un like e un commento per farmi sapere cosa ne pensi.
Se questo episodio ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici, è il modo più sincero per far crescere il nostro canale. Non perderti nulla, iscriviti ora per essere sempre aggiornato sulle nuove uscite. Vuoi dare un contributo in più? Scopri su Tipeee come sostenere il progetto e accedere a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione. Anche solo una visita fa la differenza. Hai ascoltato Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Segui il tuo podcast preferito sulla piattaforma che ami.